Ragazzi, ci siamo quasi. Stiamo per arrivare all'isola del tesoro. Finalmente, dobbiamo stare attenti al mostro che sorveglia l'isola. Quale mostro? In base a questa mappa c'è un mostro che sorveglia l'ingresso della caverna con il tesoro. Nessuno mi ha avvertito di questa cosa. Non preoccuparti, siamo armati. Vai a prendere le spade, che stiamo per sbarcare. Dobbiamo stare molto attenti. Come sarà fatto il mostro? Nella mappa viene descritto come molto alto, verde, sembra quasi un dinosauro. Si trova proprio all'ingresso della grotta. Ragazzi, ecco le spade. Oh no, sono cadute in mare. Che disastro. Hai le mani di pasta frolla. Avere le mani di pasta frolla significa avere le mani dalla presa poco sicura, tipiche di una persona maldestra. Adesso siamo anche senza armi. Mi dispiace, ragazzi, non l'ho fatto di proposito. Lo sapete che sono sbadato. Seguiamo le indicazioni della mappa. Ragazzi, vedo qualcosa di verde e molto alto laggiù. Sì, siamo vicini alla grotta. Fate piano. Io rimango qui, sono un po' stanco. Il solito fifone. Ma quale mostro? Mistero risolto. È solo un grande albero. Meno male, sono sollevata. Ragazzi, adesso non ci resta che trovare il tesoro nella grotta. Tolto di mezzo il mostro, il resto sarà uno zuccherino. Essere uno zuccherino significa essere una cosa facile o gradita, sottintendendo un confronto con qualcosa di difficile o penoso. Entriamo. Ragazzi, dopo di voi. È proprio buio qui sotto. Il tesoro dovrebbe essere vicino. Luca, vieni! Non ci credo, lo abbiamo trovato. Ragazzi, che succede? Che meraviglia! E queste cosa sono? C'è anche una grande riserva di vino antico. Diciamo che è la ciliegina sulla torta. Essere la ciliegia sulla torta significa essere qualcosa di extra o di aggiuntivo, come la ciliegia che completa una torta. Siamo ricchi. Presto, portiamo tutto sulla nave. Il tesoro è nella nave. Possiamo tornare a casa. Certo, andiamo. Cosa farai con la tua parte di tesoro? Voglio comprare una villa.
Il vino è delizioso, un po' forte però. Ma sei ubriaco, non dovevi berlo. Ragazzi, c'è un grosso problema. Che succede? All'orizzonte vedo una nave di pirati, punta dritta verso di noi. Oh no, sembra proprio la nave della malvagia marina. Sì, è proprio la sua nave. Vedo una nave all'orizzonte. Tenetevi pronti per assaltarla. Non capita spesso di vedere navi da queste parti. Dobbiamo prendere tutto quello che hanno. Ma dove siete? Ancora qui sotto a bere. Vi ho colto con le mani nella marmellata. Vi ho detto 1000 volte di non bere il vino di scorta. Cogliere con le mani nella marmellata. Significa cogliere qualcuno in flagrante, sul fatto. Ci dispiace, comandante. Venite sul ponte. Ho appena avvistato una nave da assaltare. Ragazzi, vengono verso di noi. Che si fa? Prenderanno il tesoro? Ho un'idea. Metteremo il tesoro in sacchi per i rifiuti e nelle casse lasceremo solo le bottiglie di vino. Se conosco questi pirati, quando vedranno il vino non penseranno ad altro. Buona idea. Sbrighiamoci. All'assalto! Fermi tutti. Siamo qui per prendere tutto quello che avete. Portateci in stiva. Questo è quello che abbiamo. Casse di vino antico. Molto bene, le prenderemo tutte. Ragazzi, prendete tutte le casse. Lì cosa avete trovato? Solo spazzatura, comandante. Lasciate stare. Che bel bottino! Ma questa cosa è? Era nelle casse. È una mappa del tesoro. Quei ragazzini sono riusciti a fregarci. Non posso crederci. Comandante, rassegnati, non tutte le ciambelle escono con il buco. Noi siamo contenti con il vino. Non tutte le ciambelle escono con il buco. Si dice quando il risultato non è proprio come quello sperato. Ora possiamo goderci il nostro tesoro. Io sto ancora pensando alle casse di vino. Per questa lezione è tutto. Se ti è piaciuta, iscriviti al canale e lascia un bel like. Alla prossima lezione. Ciao!